Ciao ragazzi, oggi parliamo di Gunnar Rosbo, grande talento del bodybuilding della Golden Era. Un atleta che all'inizio degli anni Ottanta fu campione europeo e rivale di Lance Dreher e Lee Haney nella corsa per il titolo mondiale IFBB della categoria pesi massimi. Ricordato ancora oggi come la reincarnazione di Thor e per essere stato il possessore di una coppia di avambracci fra i più impressionanti della storia dello sport, nei primi anni Ottanta Gunnar era visto come un talento emergente che sarebbe sbocciato nell'Olimpo del bodybuilding. Il suo look scandinavo e la fisicità esuberante lo rendevano un personaggio adatto alle riviste del settore ed era atteso come uno dei nuovi protagonisti della scena professionistica IFBB, tanto che in molti si aspettavano di vederlo combattere sul palco del Mister Olympia. Purtroppo invece la sua carriera sportiva venne interrotta improvvisamente nel 1982 a causa di un incidente al collo che gli provocò lesioni ad alcuni nervi, causandogli l'atrofia di una parte del corpo ed obbligandolo a sparire di scena, lasciando così incompiuto un percorso sportivo che avrebbe potuto essere ben più radioso. Gunnar Rosbo nasce all'inizio degli anni 50 a Bergen, in Norvegia. La sua carriera agonistica si sviluppa a partire dalla seconda metà degli anni 70, quando si mette in evidenza come giovane talento emergente ben figurando ai campionati europei e al Mister Universo IFBB. Nel 1975 è quarto nelle alte taglie ai campionati europei NABBA. Nel 1977, passato nelle file della IFBB, è quinto nella categoria pesi massimi ai campionati europei e sesto, sempre nella categoria pesi massimi, al Mister Universo, competizione che lo vide confrontarsi sul palco con campionissimi del calibro di Kalmas Kalak, vincitore della gara, Mike Menzer che fu secondo e Paul Grant che completò il podio. La carriera agonistica di Gunnar raggiunge l'apice nei primi anni 80. Nel 1981 si afferma ai massimi livelli nelle file dei dilettanti IFBB, vincendo la categoria pesi massimi ai campionati europei e aggiudicandosi un prestigioso secondo posto dietro a Lance Dreher ai campionati mondiali. Dopo aver mancato la Procard di un soffio, Rosbo ci riprova nel 1982 riproponendosi sul palco dei campionati mondiali IFBB, gara che lo vide a confronto diretto con il talentuosissimo Lee Haney, che di lì a breve sarebbe diventato uno dei più titolati campioni della storia dello sport. Anche in questo caso Gunnar dovette accontentarsi della seconda piazza e il titolo della categoria pesi massimi andò a Haney. Con un'altezza intorno al 1,80 m e un peso in gara di oltre 100 kg di muscoli densi e ben cesellati, Rosbo aveva tutto il necessario per rivaleggiare con chiunque tra i campioni dell'epoca. Così, dopo 2 secondi posti consecutivi ai campionati mondiali, il 1983 avrebbe potuto essere l'anno della consacrazione di Gunnar, con l'approdo alle file dei professionisti. Ma purtroppo l'accoppiata di uno stile di vita poco disciplinato, nel quale faceva ampio uso di alcol e tabacco, e un infortunio ad un nervo che ne causò l'atrofia di una parte del corpo, hanno spezzato prematuramente la sua carriera sportiva, obbligandolo ad uscire di scena, lasciando così incompiuto il suo talento. C'è da dire che di Procard allora se ne distribuivano poche e solo la crème della crème con un pizzico di fortuna riusciva ad emergere ai massimi livelli. È infatti lunga la lista di atleti dell'epoca dotati di un grandissimo potenziale ma che non sono mai riusciti a diventare pro. Ricordiamo personaggi quali Matt Mendenhall, Rory Liddellmeyer e Jeff King, solo per citarne alcuni. In ogni caso, nel corso della sua pur brevissima parabola agonistica, Rosbo ha lasciato una traccia e un ricordo importante nella storia dello sport. Oggi, ad oltre 70 anni di età, Gunnar vive ancora in Norvegia, ha una figlia e di tanto in tanto sui social vengono ricordate le sue gesta dei primi anni '80. E adesso godiamoci ancora qualche minuto di clip di repertorio di Gunnar Rosbo all'apice della forma, un campione che avrebbe potuto essere ma non è stato, un atleta oggi un po' dimenticato, ma talento di assoluto valore che se avesse avuto un mindset più in linea con le esigenze di un campione dello sport avrebbe potuto lasciare un'impronta ben più profonda nella storia del bodybuilding. Ciao, alla prossima!